Kazimierz e Gaetano. And before starting, please read the following disclaimer. Thank you. Kazimierz Dejna nacque il 23 ottobre 1947 a Starogard Gdański, settimo di 10 fratelli. Il padre di Kazimierz lavorava in una latteria comunale, mentre la madre crebbe il futuro calciatore e tutti i suoi numerosi fratelli. Kazimierz frequentò la scuola elementare a Starogard Gdański e poi una scuola professionale, dove studiò per diventare elettricista. Dopo la scuola, tuttavia, iniziò a lavorare come modellista in un negozio di modellismo. All'epoca non immaginava che presto sarebbe diventato un calciatore popolare in Polonia, quanto lo era Pelé in Brasile o Beckenbauer in Germania. Su ispirazione dei vari fratelli che avevano anch'essi, secondo Kazimierz Dejna, un grande talento calcistico, lo stesso ragazzino iniziò a riconoscere sempre più il suo incredibile talento per il calcio. Iniziò a giocare per la squadra locale, lo ZKE Łuczniak Starogard Gdański, e in esso coltivò la sua crescente passione per il calcio. Il suo talento era cristallino, di fatto partecipò a numerose competizioni calcistiche, rappresentando non solo la sua squadra locale, ma anche l'intero distretto di Danzica e, a volte, anche le nazionali giovanili polacche. Di fatto, lui non faceva altro che vincere premi, medaglie e trofei sempre più prestigiosi, facendo numerosi gol contro i propri avversari. Nel 1965 la carriera di Kazimierz Dejna ebbe una svolta. Dapprima la mancata convocazione dopo un provino per la nazionale giovanile polacca e successivamente la vittoria della medaglia d'argento nella Coppa Michałowicz che gli diede ampio lustro. L'ampio lustro ottenuto a livello giovanile, soprattutto nella Coppa Michałowicz, di fatto lo fece notare da diversi club, tra i quali il Lechia Gdańsk e l'Arka Gdynia, squadre appunto della Pomorskie. I suoi genitori firmarono un contratto con l'Arka Gdynia, però Kazimierz Dejna continuava a giocare per la squadra locale del ZKE Łuczniak. Di fatto, una volta scoperto, Kazimierz Dejna fu squalificato per diversi mesi. A 19 anni, una volta scontata la squalifica, Kazimierz Dejna si trasferì al WKS, il Łódzkie Klubus Portowego. Il suo periodo trascorso a Łódź fu breve ma comunque molto significativo. Tra le varie cose, difatti, Kazimierz debuttò nella Pierwsza Liga, la massima serie polacca, in una partita che purtroppo dopo tornerà famosa per altre questioni. ŁKS Łódź contro Górnik Zabrze. Di fatto, giocando per il Legia Varsavia, Kazimierz Dejna era esente dal sostenere il periodo di arruolamento militare, ma, nonostante ciò, dopo la Coppa del Mondo 64, Dejna fu promosso da caporale a sottotenente e poi, successivamente, a tenente. Kazimierz Dejna giocherà al Legia Varsavia per ben 12 stagioni, dal 1966 al 1978. Debuttò il 20 novembre 1966 contro il Ruch Chorzów e segnò il primo gol contro il GKS Katowice il 13 maggio 67. Il giocatore poco alla volta venne inserito nelle rotazioni della prima squadra titolare e, una volta giunto al top, di fatto da lì non scese più, diventando uno dei giocatori più forti del campionato polacco. Kazimierz Dejna, di fatto, era una mezzala offensiva e, per buona parte della sua carriera, soprattutto negli anni più prolifici, di fatto interpretò il ruolo con una capacità e una lettura di gioco sicuramente al di fuori del comune. Nonostante la giovane età, il livello calcistico espresso da Kazimierz Dejna in quanto mezzala offensiva era straripante per il calcio polacco della seconda metà degli anni 60. La fine degli anni 60 vide il Legia, e non solo Dejna, esplodere. Di fatto, dopo il secondo posto del 67-68 dietro il Ruch Chorzów, nel 68-69 e nel 69-70 il Legia vinse 2 campionati, trascinati non solo da Dejna, ma anche da Gadocha e da Bresce. In retrospettiva, in quegli anni, il campionato polacco era forse ai massimi di sempre in quanto competitività nazionale ed internazionale. Le vittorie dei campionati e le rispettive qualificazioni alle competizioni europee spesso erano appannaggio delle solite 4 squadre. Il Ruch Chorzów di Joachim Marx e di Zygmunt Maschek, il Górnik Zabrze di Siegfried Sołtysek, di Jan Banasz e di Włodzimierz Lubański, per anni il miglior marcatore della nazionale polacca, fino a un tale Robert Lewandowski, il Legia Varsavia, appunto, di Kazimierz Dejna, di Bresce e di Gadocha, ed infine lo Stal Mielec di Grzegorz Lato.
In questo periodo, infatti, si trovano i maggiori risultati delle squadre di club polacche a livello europeo. Nel 1970 il Legia Varsavia si schianterà solo in semifinale contro i poi vincenti della Coppa Campioni 1970 del Feyenoord. L'anno successivo, nel 70-71, il Górnik Zabrze raggiunse il punto più alto mai raggiunto da qualsiasi club polacco, ovvero il raggiungimento di una finale europea contro il Manchester City in finale di Coppa delle Coppe. Purtroppo il Górnik Zabrze perse quella partita. Visti i grandissimi risultati ottenuti non solo a livello nazionale, ma ormai anche a livello continentale, c'erano delle discrete aspettative in Polonia per quello che sembrava il prossimo obiettivo della nazionale, ovvero la partecipazione alle Olimpiadi di Monaco 1972 nello sport del calcio. Le Olimpiadi del 1972 rappresentavano per la Polonia il più grande obiettivo possibile, anche perché la Polonia venne eliminata dall'accesso al Final Four di Euro 1972 dalla poi fu vincente Germania Ovest. La Polonia vinse il girone D della prima fase, vincendo tutte le gare contro Germania Est, Colombia e Ghana. 5-1 alla Colombia, addirittura un 4-0 al Ghana ed infine un 2-1 alla Germania Est. Le prime due di ogni girone vennero poi sorteggiate in due altri gironcini della seconda fase. La Polonia venne messa nel girone con l'Unione Sovietica, la Danimarca e il Marocco. Dopo l'1-1 con la Danimarca, la Polonia batté l'Unione Sovietica 2-1 ed infine il Marocco 5-0. Per differenza reti, di fatto, la Polonia andò nella cosiddetta finale. La finale che vedeva dall'altro lato la vincitrice dell'altro gironcino, ovvero l'Ungheria, campione olimpica in carica. La finale, in quel dell'Olympiastadion di Monaco di Baviera, finì 2-1 per la Polonia, con doppietta di Kazimierz Dejna. Ad oggi questo è il risultato più alto della storia del calcio polacco a livello di nazionali e Kazimierz Dejna in questo torneo vinse la classifica di marcatori con ben 9 reti. Questa fama raggiunta da Dejna, che appunto era parte dell'esercito polacco, non solo calciatore del Legia, che aveva successo a livello internazionale e nazionale, e non solo un giocatore di successo della nazionale polacca, di fatto portò le attenzioni del Wojskowa Służba Wewnętrzna, ovvero il servizio segreto interno polacco che gestiva gli affari della cosiddetta PRL, la Repubblica Popolare Comunista Polacca. Kazimierz Dejna e diversi altri colleghi di quel prolifico periodo calcistico polacco spesso furono attenzionati e talvolta interrogati dal servizio segreto interno polacco che vedeva in loro potenziali spie, quando invece erano solo dei calciatori di altissimo livello, non solo nazionale ma internazionale, che avevano desideri di andare a giocare per le squadre più importanti al mondo, le quali stavano in Europa occidentale. Sfortunatamente, in quanto ufficiale dell'esercito popolare polacco, di fatto ogni trasferimento in Occidente era quasi proibito. Anche Kazimierz Dejna stesso, spesso nelle trasferte internazionali, sognava di fatto di lasciare la Polonia per continuare la sua carriera ad altissimi livelli altrove, in un prestigioso club occidentale, ma questo purtroppo gli fu impedito per moltissimi anni, fino a quando l'autorizzazione giunse solo nel 1978, a 30 anni. Fino al termine della sua carriera quindi in Polonia, Kazimierz Dejna rimase un perno del Legia e soprattutto divenne famoso con un coro che anche oggi viene intonato dai fan del Legia, ovvero Dejna Kazimierz, Nie ruszajcie, bo zginiesz, ovvero non toccate Kazimierz Dejna oppure morirete. Si arriva quindi a quello che è uno dei momenti più alti della storia del calcio polacco, forse a livello di importanza in generale e a livello internazionale, sicuramente il più alto risultato della Polonia a livello calcistico, il mondiale di Germania occidentale 1974. Il sorteggio del girone mondiale 1974 non fu particolarmente benevolo per la Polonia, campionessa olimpica.
La Polonia venne infatti sorteggiata con Haiti, ma anche con Argentina e soprattutto con i vice campioni del mondo in carica dell'Italia. Il primo turno cominciò con l'Italia che vinse a fatica 3-1 su Haiti e lo stesso giorno la Polonia batté un po' a sorpresa la solida Argentina di Kempes. Nella seconda giornata l'Argentina impattò con l'Italia 1-1 e la Polonia letteralmente seppellì Haiti ben 7-0. Tra le varie cose, Dana segnò un gol. Nella terza ed ultima giornata, il 23 giugno 74, di fatto si giocava la qualificazione, oltre alla Polonia, una tra Argentina ed Italia. Di fatto l'Argentina vinse 4-1 su Haiti, posizionandosi al momento seconda nel girone, visto che aveva la migliore differenza reti, solo nel caso in cui l'Italia non avesse ottenuto alcun risultato positivo dalla propria gara con la Polonia. E qui successe il fattaccio per gli azzurri. L'Italia riduce dal pareggio contro l'Argentina, un pareggio abbastanza sprecato, visto che l'Italia poteva portarsi a casa il match in più occasioni. Si trovò quindi a dover giocare per 2 risultati su 3 contro la Polonia. La Polonia però non ne aveva per nessuno e quella partita dominò completamente i vice campioni del mondo dell'Italia. Dopo un primo tempo in cui in 6 minuti Sharmach prima e poi Kazimierz Dejna, con uno dei gol più belli della storia della Polonia ai mondiali, abbatterono l'Italia che arrivò a fine primo tempo letteralmente quasi umiliata. Quello che accade negli spogliatoi è forse una delle pagine più leggendarie della storia del calcio, leggendarie ovviamente sia in termini negativo e sia in termini di leggenda, perché vi sono pochissime prove che questo effettivamente sia accaduto, ovvero lo scandalo di Stoccarda. Secondo le ricostruzioni polacche, lo scandalo di Stoccarda di fatto vide dei giocatori italiani della panchina italiana rivolgersi alla controparte polacca cercando di corrompere quest'ultima, in cambio, ovviamente, di un risultato positivo che avrebbe visto l'Italia avanzare alla fase successiva del mondiale. Di questo non si hanno prove certissime, ma l'allenatore Kazimierz Górski, il CT della Polonia, per anni disse che questa protesta fu messa a tacere dal fu presidente ai tempi della UEFA Artemio Franchi, italiano, che avrebbe minacciato di portare la federazione polacca calcistica di fronte alla FIFA. Nel secondo tempo l'Italia non riuscì a ribaltare il risultato e il solo gol di consolazione della bandiera lo fece Fabio Capello. La Polonia fece quindi il suo primo grandissimo scalpo al Mondiale 1974, i vicecampioni del mondo dell'Italia. Nella seconda fase del Mondiale la Polonia venne qualificata assieme ad altre 3 squadre in un gironcino la quale la prima classificata andava a giocarsi la finale mondiale in quel di Monaco di Baviera. In questo gironcino c'erano, oltre alla Polonia, Svezia, Jugoslavia e Germania Ovest. Nelle prime 2 gare, sia la Germania Ovest che la Polonia, di fatto, vinsero le proprie gare, arrivando quindi al terzo e ultimo match finale, che di fatto era uno spareggio per chi doveva andare in finale. Il punto è che questo spareggio non fu un match qualunque, è quello che storicamente in Polonia viene definito come match na wodzie, la partita sull'acqua. Il cosiddetto match na wodzie, la partita sull'acqua, di fatto fu uno dei momenti più emblematici della storia del calcio polacco. Non solo quel giorno al Waldstadion di Francoforte sul Meno, il 3 luglio 1974, giocarono queste 2 compagini nazionali, bensì il campo divenne completamente impraticabile a causa di pesanti piogge verificatisi in un periodo di tempo molto breve. La partita cominciò con 30 minuti di ritardo perché fu provato di tutto al fine di ripristinare lo stato originale del campo. Questi tentativi furono completamente vani. La partita continuò su un campo semi-impraticabile. Al 53esimo Uli Hoeneß sbagliò un rigore in quanto Tomaszewski respinse il suo tiro, ma al 76esimo i tedeschi, con un gol di Gerd Müller, segnarono il gol decisivo che li portò in finale a Monaco di Baviera. La Germania
di fatto andò a sfidare l'Olanda nella finale primo o secondo posto, quella che decise la prima Coppa del Mondo FIFA, quella che succedeva alla Coppa del Mondo Rimè. La Polonia andava a giocarsi la finalina terzo o quarto posto contro i campioni in carica e vincitori della Coppa Rimè 1970 del Brasile. Anni dopo, in un'intervista, il leggendario capitano della Germania Ovest, Franz Beckenbauer, disse che in circostanze normali quella partita probabilmente la Germania Ovest l'avrebbe persa contro la Polonia e la Polonia si sarebbe qualificata alla finale del campionato del mondo 1974. La finale terzo quarto posto del mondiale 1974 vide di fronte Polonia e Brasile. Oltre al risultato di 1-0 per la Polonia, che laureò Jagoslato come capocannoniere del torneo mondiale, di fatto questo match attirò le attenzioni del più grande giocatore brasiliano forse di tutti i tempi, ovvero Pelé, che non disputava quel match, ma bensì era lì per vedere i risultati del suo Brasile. Pelé aveva smesso, tra virgolette, col calcio ad alti livelli nel 1970, dopo la finale mondiale tra Brasile ed Italia, in cui di fatto il Brasile vinse il suo terzo mondiale e la definitiva Coppa Rimè. Pelé, tra le varie cose, incoronò Kazimierz Dejna come il miglior giocatore del torneo, esprimendo le seguenti parole: a prescindere dal risultato finale del torneo, per me la più grande stella della Coppa del Mondo 1974 è stata Kazimierz Dejna. Conoscevamo molti grandi giocatori prima del torneo, Cruyff, Beckenbauer, Gerd Müller, che poi abbiamo visto sui campi del mondiale in Germania Ovest, ma ciò che il 27enne polacco ci ha mostrato è stato di altissimo livello. Grazie a questi grandissimi risultati, Kazimierz Dejna giunse terzo all'edizione del 1974 del Pallone d'Oro che fu vinto per la terza volta consecutiva dall'olandese Johan Cruyff. Dopo lo spaziale anno solare 1974 e dopo quella magnifica Coppa del Mondo, le offerte per Kazimierz Dejna di fatto esplosero, tutti i più grandi club europei volevano i suoi talenti e Kazimierz Dejna era pronto per il grandissimo salto nel grande calcio e nei grandi campionati dell'Europa occidentale, che fosse stata Italia, Germania, Spagna o Inghilterra, poco cambiava. Purtroppo però le autorità polacche e comuniste non volevano questo cambio e di fatto Kazimierz Dejna, come già detto in precedenza, fu costretto a rimanere in Polonia a giocare fino al 1978. Gli ultimi anni di Dejna in Polonia furono contraddistinti non più dai grandi risultati ottenuti col club, che purtroppo tardarono ad arrivare, bensì dai risultati conseguiti con la nazionale. Alle Olimpiadi del 1976, disputatesi in Canada a Montréal, la Polonia difese l'oro olimpico di Monaco 72 fino alla finale di Montréal 1976, quando la Polonia perse contro la Germania Est. Al Mondiale 1978, la Polonia, che arrivò al terzo posto del Mondiale 1974, di fatto uscì con il Brasile. Brasile-Polonia 3-1, ultima partita del Mondiale 78 della Polonia, di fatto rappresentò l'ultima partita di Kazimierz Dejna ad altissimi livelli in competizioni internazionali. L'estate e l'autunno 1978, dopo il Mondiale di Argentina, di fatto segnarono le trattative che videro Kazimierz Dejna negoziare la sua partenza dalla Polonia. Tra tutte le varie squadre interessatesi a lui negli anni, quasi tutte esse svanirono perché ormai non volevano più un calciatore alla soglia dei 30 anni. Solo un club volle trattare Kazimierz Dejna. Quel club era il Manchester City. Il Manchester City di fine anni 70 non era più quella grande squadra che, ad inizio anni 70, tra le varie cose, aveva vinto il suo primo trofeo internazionale, la Coppa delle Coppe, vinta in finale proprio contro i polacchi del Górnik Zabrze. Sulla trattativa che portò Kazimierz Dejna a passare dal Legia Varsavia, dalla Polonia comunista, al Manchester City dell'Inghilterra, parte della NATO, si è detto di tutto di più negli anni. Soprattutto i dettagli, a volte, includono molte cose al limite dell'assurdo o al limite dell'incredibile. Non mi soffermerò su di essi, ma mi soffermerò invece su due dettagli particolari. Nelle varie clausole furono inserite due amichevoli tra Manchester City e, di fatto, il Legia Varsavia. L'ultima partita, l'ultima amichevole tra Legia Varsavia e
il Manchester City in terra polacca, di fatto fu l'arrivederci che Kazimierz Dejna diede al pubblico polacco che per 12 anni lo sostenne a Varsavia. Il trasferimento di Kazimierz Dejna dal Legia Varsavia al Manchester City non portò i risultati sperati per il giocatore polacco. Kazimierz Dejna, nel periodo tra il novembre 78 e il gennaio dell'81, periodo in cui disputò appunto le partite in maglia dei Citizen, disputò 38 delle 97 possibili gare della First Division. I suoi problemi in campo furono abbastanza notevoli. Lo stile di gioco di Kazimierz Dejna era poco adatto alla First Division inglese di fine anni 70, primi anni 80. La sua tecnica e creatività, che erano riconosciute a livello internazionale, erano sprecate in un campionato che purtroppo esaltava il gioco fisico e diretto, il cosiddetto kick and rush. Parlando ancora di campo, ci furono diversi altri problemi. Secondo diversi compagni, infatti, il suo approccio fu visto come pigro al lavoro e Kazimierz Dejna aveva una scarsa dedizione agli allenamenti, in quanto lo stesso saltò diversi allenamenti in quanto era convinto di potercela fare solo con la tecnica. A livello mediatico, inoltre, non aiutarono diverse situazioni, come la sua intervista forte che le rilasciò al Guardian, in cui minacciò di andarsene se la situazione nel suo club non fosse migliorata, e soprattutto il suo aspetto della vita privata. Kazimierz Dejna purtroppo incontrò dei problemi nella sua vita privata in Inghilterra. La sua moglie Mariola rimase in Polonia per delle cure mediche durante la sua gravidanza e Dejna si ritrovò da padre da solo con il figlioletto di 6 anni Norbert. Dejna purtroppo non parlava benissimo l'inglese e questo gli costò una scarsa integrazione e delle cattive frequentazioni. Il suo entourage ebbe un ruolo negativo nel suo declino professionale, in quanto spesso invogliava Kazimierz a frequentare dei connazionali polacchi emigrati in Inghilterra che lo spinsero verso alcolismo e gioco d'azzardo. Kazimierz Dejna, il 16 ottobre 1980, con suo figlio Norbert, ebbe un incidente. Un incidente dal quale ovviamente entrambi non ebbero alcun problema, non furono feriti e la situazione alla fine si risolse con una multa simbolica, però questo incidente che coinvolse la polizia e altre auto di fatto costituì un problema dal punto di vista legale per Kazimierz Dejna. Infatti quando Kazimierz finì in tribunale e spiegò la situazione, il tribunale di Manchester all'inizio gli impose un anno di sospensione della patente, appunto oltre a questa multa e le spese processuali, però in primo luogo gli fu intimato di lasciare il Regno Unito. Se Dejna non avesse rispettato la scadenza sarebbe stato espulso. La situazione si risolse tutto sommato con un nulla di fatto, oltre ovviamente alle spese processuali, alla sospensione della patente e al pagamento della multa. Quello che però giunse a livello di sorpresa fu una cosa successiva, completamente inaspettata, una richiesta di trasferimento da parte di una squadra del campionato americano, i San Diego Sockers. La sua esperienza con i Citizen di fatto terminò qui, dopo ben 38 gare e 12 reti. Fortunatamente per il City, 6 delle 12 reti furono segnate nelle ultime 6 gare della stagione 79-80 che permisero al City di salvarsi da una retrocessione in Championship alquanto dolorosa. Prima di trasferirsi in California, negli Stati Uniti, Kazimierz Dejna fu scritturato nel cast del film Fuga per la vittoria, forse il film sul calcio più famoso di sempre, diretto dal regista vincitore Oscar John Huston. Kazimierz era parte di un cast letteralmente stellare. Tra gli attori ovviamente c'era il protagonista Sylvester Stallone, ma anche Michael Caine e Max von Sydow. Tra gli ex calciatori, di fatto, c'era il gota dei calciatori italiani 60 e 70, Pelé, Bobby Moore, Osvaldo Ordies e ovviamente Kazimierz Dejna. La trama del film vedeva appunto una partita che si doveva giocare tra una squadra letteralmente del Terzo Reich contro dei prigionieri alleati in un campo di concentramento nazista. Questa storia fu basata su eventi reali successi appunto in Ucraina, a Kiev, il 9 agosto 1942, quando diversi giocatori sovietici, composti principalmente da giocatori della Dinamo Kiev, affrontarono la Luftwaffe. Nonostante la vittoria degli ucraini per 2-1 in quel match,
Le conseguenze furono funeste per gli ucraini, molti di essi vennero arrestati e alcuni di essi finirono nel campo di concentramento vicino a Kiev del Babin Yar. Piccolo fun fact che volevo aggiungere: se vedete attentamente il film noterete che Kazimierz Dejna segnerà il terzo gol degli alleati contro i nazisti. Il 34enne Kazimierz Dejna, di fatto, arrivò negli Stati Uniti a San Diego con i Sockers e giocò per 3 anni a livello di North American Soccer League, quindi il calcio ad 11, giocando 105 gare e segnando 49 reti, ed infine gli ultimi 3 anni con la squadra della Major Indoor Soccer League, di fatto il calcio a 5, disputando 151 gare e segnando 103 reti. Oltre ai relativi successi a San Diego con i Sockers, la sua vita negli Stati Uniti purtroppo non fu al 100% felice. Lo stesso Dana fu truffato da un businessman chiamato Ted Miodonsky, che all'inizio lo aiutò come manager, gestendo le finanze e aiutando appunto il neotrasferito Kazimierz Dejna negli Stati Uniti. Purtroppo però questo lo truffò e gli rubò all'incirca $500,000. Questa cosa l'aveva già fatta, tra l'altro, con un ex compagno di nazionale polacca, Franciszek Smuda. Kazimierz Dejna, insieme ad alcuni compagni del San Diego Sockers, fondò un club chiamato The Legends nella vicina Tijuana, in Messico, approfittando delle tasse più basse. Il loro obiettivo era promuovere il calcio negli Stati Uniti, soprattutto tra i più giovani. Dejna stesso organizzò anche campi sportivi per ragazzi, i Kaz Dejna World Soccer Camps, nonostante il sogno però di Kazimierz Dejna di tornare in Polonia per creare una propria accademia calcistica, cosa che purtroppo non riuscì a realizzare e quindi decise di continuare a formare giovani calciatori sempre negli Stati Uniti. Ed infine arriviamo purtroppo alla tragedia. Kazimierz Dejna morì tragicamente il 1 settembre 1989 a San Diego. Poco dopo mezzanotte, mentre guidava sulla superstrada I-15, si schiantò a forte velocità contro un camion Ford F600 che era fermo nella corsia di emergenza. Il mezzo era in panne e il conducente lo aveva parcheggiato correttamente con le luci di emergenza accese. Dejna, forse addormentatosi o confuso dalle luci lampeggianti, non rallentò né frenò. Il suo veicolo Dodge colpì violentemente il retro del camion. Nonostante indossasse le cinture di sicurezza, l'impatto però fu fatale. La parte anteriore dell'auto fu completamente distrutta fino al livello del sedile del conducente e Dejna morì sul colpo all'1:25 di mattina del 1 settembre 1989. Il medico legale, Charles Kelly, attribuì la morte a gravi traumi cranici e toracici con numerose lesioni interne. Le ferite erano così evidenti che purtroppo fu necessario seppellirlo con la testa fasciata. Dejna fu identificato tramite la patente e un anello commemorativo ricevuto ai tempi dal presidente dei San Diego Sockers. Dopo la sua morte il 1 settembre 1989, Kazimierz Dejna fu sepolto il 9 settembre al cimitero El Camino Memorial Park a San Diego. Kazimierz era molto stimato negli Stati Uniti, dove numerosi rappresentanti del mondo del calcio, tra cui San Diego Sockers e la Federazione Calcistica Statunitense, parteciparono al funerale. Tuttavia fu dolorosamente assente la delegazione polacca, nonostante l'impegno della moglie a contattare quante più persone possibile. 23 anni dopo, nel 2012, le sue ceneri furono riportate in patria. Il 6 giugno 2012 fu celebrato un funerale di Stato a Varsavia, con sepoltura al cimitero militare di Powązki. Nella stessa giornata fu inaugurato un monumento in suo onore vicino allo stadio del Legia e la tribuna est dello stadio fu dedicata a lui. A partire dal 2006, su iniziativa dei propri tifosi, il Legia Varsavia ritirò il numero 10 della sua maglia, dedicandolo a memoria imperitura al grandissimo Kazimierz Dejna, forse uno dei migliori, se non il migliore, giocatore polacco di calcio di tutti i tempi. Gaetano Scirea nasce il 25 maggio 1953 a Cernusco sul Naviglio, nell'Inter milanese. È il terzo di 4 figli di papà Stefano e di mamma Giuditta.
entrambi operai. Come tanti bambini della sua età, Gaetano inizia a giocare in strada e, successivamente, nel 1963, viene notato da Gianni Crimella, ventenne allenatore e dirigente della Serenissima, la squadra di calcio a 7 dell'oratorio San Pio X di Cinisello Balsamo, dove gioca tra l'altro anche suo fratello Paolo. Nonostante la tenera età, a 10 anni Gaetano era già molto più avanti rispetto ai suoi coetanei in quanto a qualità e controllo del pallone. Come tanti ragazzini in Italia, i fratelli Scirea, Paolo e Gaetano, ereditano dal padre la passione per la squadra da tifare, e in questo caso la squadra che tifavano era l'Inter. Sempre per l'Inter fu quindi la prima partita che Gaetano andò a vedere dal vivo, un Inter Mantova della Serie A 1960-61. Qualche anno dopo, il padre, assieme al suo allenatore, Gianni Crimella, riuscirono a trovare 3 biglietti per Inter-Liverpool, semifinale di ritorno della Coppa Campioni 64-65, in cui i nerazzurri di Herrera rimontarono il 3-1 dell'andata ad Anfield, vincendo con un 3-0 perentorio e qualificandosi alla finale di Coppa Campioni. Gaetano quindi era un interista e quella sera ebbe modo di vedere un gol di uno dei suoi idoli, Giacinto Facchetti, il libero dell'Inter di Elenio Herrera. La sua passione per l'Inter lo porterà un anno dopo, nel 66, a fare un provino con essa. Purtroppo Gaetan Scirea non fu accettato e scartato dalle giovanili dell'Inter e lo scarto viene comunicato dal capo delle giovanili dell'Inter, un tale Giuseppe Meazza. Un anno dopo però, nel 67, all'età di 14 anni, un altro provino con un'altra squadra nerazzurra lombarda sarà di successo. Quel provino era stato con l'Atalanta. Sempre quell'anno, nel 67, Gaetano venne bocciato a 14 anni, in terza media. Questo gli costò una lavata di capo da parte di suo padre, che voleva che suo figlio avesse successo anche a scuola. Anni dopo, da adulto, nell'87, Gaetano conseguì il diploma magistrale e lui stesso lo considerava come uno dei più grandi successi che voleva mostrare a tutti i costi a suo padre, anche più di tante altre coppe vinte a livello sportivo. Nel giovanile Atalanta, Gaetano continuò a giocare nel stesso ruolo che fino a quel momento aveva definito la sua piccola carriera calcistica, quello di ala o, ogni tanto, la mezzala. Il fatto volle che, nel giovanile Atalanta, un giorno l'allenatore, Guido Capello, fu costretto a un cambio forzato. Il libero di quella squadra, Belotti, si ruppe una gamba e, in quell'esatto momento, la scelta per sostituzione del libero fu quella di mettere dentro Gaetano Scirea. Al posto quindi del malcapitato Vittorio Belotti, Gaetano giocò un'ottima partita da libero e si impose come una delle colonne della squadra giovanile atalantina. Dopo diversi anni e diversi successi a livello giovanile atalantino, il debutto con la compagine bergamasca a livello professionistico avvenne all'inizio del campionato 72-73. Anche in questo caso ci fu un infortunio di mezzo ad agevolargli la strada. Il libero titolare dei primi anni 70 dell'Atalanta era Giancarlo Savoia, il quale però, per la prima giornata del campionato 72-73, era di fatto indisponibile. Il 24 settembre 1972 a sostituirlo fu quindi Gaetano Scirea, il quale debuttò alla prima giornata di campionato a Cagliari, a Sant'Elia, contro il Cagliari di Gigi Riva, campione d'Italia, giusto 2 anni prima. In quella prima giornata di campionato, l'Atalanta con Gaetan Scirea libero riuscì a strappare un clamoroso 0-0 al Sant'Elia di Cagliari, 0-0 ripetuto poi nella seconda giornata contro il Napoli. La giornata successiva, la terza di campionato del 72-73, fu tragica. Il rientro di Savoia in squadra segnerà però una delle peggiori storie atalantine di sempre. Il Milan a San Siro, infatti, batterà l'Atalanta 9-3. Anche a causa di questa incredibile sconfitta, nonché di un campionato sottotono, l'Atalanta retrocesse, arrivando 14esima in campionato, a pari merito con Roma, Sampdoria e Vicenza, ma ovviamente con una pessima differenza reti. Nell'annata successiva, la stagione 73-74, sotto la guida di Heriberto Herrera, ex allenatore scudettato con la Juventus, Gaetano iniziò a giocare da titolare, da libero, disputando un ottimo campionato di Serie B e attirando le attenzioni di tanti osservatori di squadre nazionali e non solo. Tra tutte le squadre che stavano attenzionando Gaetano Scirea, su tutte c'era la Juventus, che poi se lo aggiudicò pagando 700 milioni, più i cartellini di Mastro Pasqua e di Marchetti, nonché la conformità di Musiello.
Il 29 luglio 1964, il giovane Gaetan Scirea, accompagnato dal fratello Paolo, si presenta al raduno della Juventus. A causa della sua consueta timidezza, Gaetano ebbe qualche problema a scendere dall'auto. Di fatto, di fronte a lui c'erano campioni come Zoff, Gentile, Morini, Furino, Capello, Altafini e molti altri ancora. Molti di essi, tra l'altro, avevano appena disputato il mondiale in Germania Ovest del 74, mondiale in cui l'Italia disputò l'ultima gara contro la Polonia, che la eliminò dopo un 2-1, con gol, tra le altre cose, di Kazimierz Dejna. L'annata 74-75 non fu solo la prima annata alla Juventus, ma fu anche la prima annata ad altissimi livelli di Scirea, che di fatto iniziò a ridefinire il ruolo del libero. Ereditare dall'ex capitano Sandro Salvadore il ruolo di libero della Juventus, una delle squadre più importanti sia a livello nazionale che internazionale degli anni 70, era una grandissima responsabilità che Gaetano Scirea riuscì a pieno a dimostrare di valere. I successi in maglia juventina non tardarono ad arrivare. Gaetan Scirea vinse subito lo scudetto, ripetuta altre 2 volte negli anni 70, vinse la Coppa UEFA nel 77 e vinse anche la Coppa Italia nel 79. Gaetan Scirea negli anni 70 divenne uno dei migliori giocatori al mondo del proprio ruolo, il libero, spesso accostato ai migliori della storia, Franz Beckenbauer, il 2 volte pallone d'oro tedesco. Grazie alla sua grande eleganza, grazie alla sua corsa, grazie alle sue discese irresistibili e grazie alla sua tecnica superba, Gaetano divenne, in rapido tempo, uno dei migliori liberi al mondo. Grazie alla sua interpretazione del ruolo, dovuta a bellissimi lanci e soprattutto a un'efficace quanto efficiente occupazione degli spazi, Gaetan Scirea è considerato tra l'altro un precursore dei vari ruoli di playmaker, regista, nonché difensore che costruisce l'azione dal basso del calcio moderno attuale. A livello personale, negli anni 70, Gaetano prima conobbe colei la quale poi divenne sua moglie, Mariella Cavanna, nonché poi, l'anno successivo, divenne padre. Nacque infatti suo figlio Riccardo. Tornando a parlare di calcio, le grandissime prestazioni e consacrazioni in maglia juventina di Gaetan Scirea attirarono l'attenzione della nazionale italiana di calcio, la quale convocò Gaetan Scirea per la prima volta il 30 dicembre 1975 per amichevole contro la Grecia. La nazionale italiana di calcio, a metà anni 70, non se la passava particolarmente bene. Di fatto, il mondiale del 1974, giocatosi in Germania Ovest, si concluse con la sconfitta contro la Polonia di Kazimierz Dejna. In seguito alla sconfitta patita dall'Italia contro la Polonia, che sancì l'eliminazione dal mondiale 1974, l'Italia esonerò quasi immediatamente il CT Ferruccio Valcareggi e, al suo posto, chiamò una coppia, Fulvio Bernardini ed Enzo Berzot, l'ex assistente dello stesso Valcareggi. La coppia Bernardini-Berzot però fallì la qualificazione alle Final Four dell'Europeo 1976 disputatesi in Jugoslavia, così come Valcareggi, 4 anni prima, fallì la qualificazione alle Final Four da campione in carica d'Europa all'Europeo disputatesi in Belgio. Berzot, una volta da solo come commissario tecnico della nazionale, iniziò a prendere ispirazione da diversi moduli che stavano andando in voga nel calcio italiano. Quello più popolare, ovviamente, era la zona mista, adottata per lo più da Giovanni Trapattoni alla Juventus. Questi dettami tattici che avevano avuto così tanto successo a livello di club ebbero anche moltissimo successo in una giovanissima nazionale a trazione juventina, in cui Scirea era diventato un faro. Nella zona mista, il libero, il cosiddetto numero 6, numero storico di Scirea alla Juventus, di fatto non svolgeva solo funzioni di difensore centrale arretrato, ma svolgeva anche altre funzioni di punto di vista tattico-posizionale, ovvero applicare la difesa posizionale, chiamare la trappola del fuorigioco, aiutare il regista nella fase di possesso e ripartenza e, ogni tanto, sganciarsi davanti per finalizzare un'azione in maniera simile a quella di una mezzala. La nazionale di Berzot nel 1978 si qualificò tra le bassissime aspettative del pubblico italiano al Mondiale di Argentina 78. In questo mondiale la nazionale sorprese non solo l'intera Italia, ma l'intero mondo, giocando un calcio spettacolare, quasi sudamericano, arrivando molto vicina alla finale del primo-secondo posto, classificandosi poi quarta dopo la finalina persa contro il Brasile. Dopo questo grandissimo risultato mondiale, l'Italia, senza ombra di dubbio, era una delle nazionali più forti al mondo e con queste grandissime attese
Il torneo internazionale successivo per l'Italia, ovvero Euro 1980, vedeva l'Italia tra le nazionali più forti. Ovviamente la nazionale, come ho detto in precedenza, non si era qualificata nel 72 e nel 76, ma questo problema fu risolto perché l'Italia disputò in casa, ospitando tutte le nazionali, l'Europeo del 1980. Però accadde l'irreparabile. A pochissimi mesi dalla disputa del campionato europeo di calcio 1980, che l'Italia, una delle favoritissime per la vittoria finale, disputava in casa, in Italia accade il finimondo. Scoppia infatti lo scandalo del Totonero. Il Totonero, detto anche il primo scandalo di calcio scommesse della storia italiana e forse anche internazionale, vide un sacco di squadre, un sacco di giocatori molto importanti combinare risultati per dei guadagni economici. Il giocatore più importante che fu squalificato nello scandalo del Totonero era il centravanti della nazionale Paolo Rossi, che per qualche anno fu costretto a uno stop. A seguito delle condanne dopo lo scandalo del Totonero, Paolo Rossi fu condannato a 3 anni di squalifica e questi 3 anni terminarono giusto poco prima della fine della stagione 1981-82, quando in maglia juventina tornò a calcare il campo. Le ultime 3 partite della stagione 81-82 in maglia juventina, compagno di Gaetano Scirea. Paolo Rossi rientrò nella Juventus di Scirea giusto in tempo, nella primavera 1982, di vincere il 20° scudetto della storia juventina, quello della seconda stella. Per l'imminente mondiale del 1982, Paolo Rossi, secondo l'opinione pubblica italiana, non era particolarmente ben visto. Nonostante ciò, fu convocato da Enzo Bearzot. Al mondiale di Spagna 82, però, arrivò senza problemi e senza proteste popolari di alcun genere Gaetano Scirea, che era una delle colonne della Juventus campione d'Italia. Gaetano Scirea, tra l'80 e l'82, aveva continuato a fare quello che faceva meglio di tutti forse al mondo: essere un libero. Tra le varie cose, oltre al 4° posto ottenuto dall'Italia all'Europeo in casa, europeo in cui l'opinione pubblica italiana guardava più agli esiti dei tribunali sportivi che ai risultati dell'Italia stessa sul campo, Gaetano Scirea, tra le varie cose, si toglierà la soddisfazione del primo gol in nazionale, un gol giunto in amichevole nel 1980 nella sua Torino. In amichevole, guarda caso, contro la Polonia. Del mondiale di Spagna 1982 non mi soffermerò a lungo, anche perché in Italia soprattutto è un argomento ampiamente trattato, è pur sempre il 3° mondiale della storia dell'Italia. Il momento topico del mondiale 1982 in Spagna di Gaetano Scirea non furono ovviamente le partite iniziali, che di fatto portarono a un'enorme contestazione degli azzurri in Italia, bensì le partite del secondo gironcino contro Argentina e Brasile, la semifinale storica contro la Polonia, priva di Kazimierz Dejna, ed infine la storicissima finale che consegnò il 3° titolo mondiale agli azzurri. Dopo le monumentali prestazioni appunto nel secondo gironcino e in semifinale contro la Polonia, Scirea divenne famoso, soprattutto a livello italiano, per il famoso assist a Marco Tardelli, che si coordinò e fece quel famoso gol seguito da quella famosa esultanza a livello internazionale, una delle esultanze più epiche della storia del calcio internazionale. L'assist di fatto venne dopo un fraseggio incredibile, soprattutto se si pensa agli anni '80, che vedeva 2 difensori della nazionale italiana, Bergomi e Scirea, schierati palesemente in attacco a fare un fraseggio a colpi di tacco e passaggi rapidi di smarcamento. Qualcosa che forse nel calcio a quel livello si era visto nel calcio di Rinus Michels o del calcio totale olandese. Non di certo da parte di interpreti italiani che vestivano la maglia nazionale, tacciati per anni o decenni di catenaccio e zona mista. A livello di club, il post Spagna 82 per Gaetano Scirea segnerà uno degli apici più alti della sua carriera, nonché della carriera del suo club di appartenenza, la Juventus. Difatti la Juventus negli anni successivi inizierà a dominare non solo in Italia, ma bensì a livello europeo e nel mondo. Nell'83 la Juventus arrivò in finale di Coppa dei Campioni contro l'Hamburgo, che perse 1-0 con il famoso gol di Felix Magath.
A fine stagione si ritirò Dino Zoff dopo il successo appunto mondiale e la veneranda età di 41 anni, si ritirò dal calcio lasciando quindi il ruolo di capitano sia della nazionale che del club juventino a Gaetano Scirea. Dopo il campionato di Spagna 1982 arrivarono alla Juventus due giocatori che furono fondamentali per le sorti delle proprie nazionali, sempre nello stesso campionato del mondo. Il polacco Zbigniew Boniek, che arrivò appunto dal vice Łódź e con l'autorizzazione delle autorità comuniste, e il francese Michel Platini, che arrivò dal Saint-Étienne e che fu uno dei trascinatori del mondiale per la compagine francese. Uno dei lasciti di quella stagione 82-83 fu la vittoria in Coppa Italia, l'ultimo vero trofeo sollevato da Dino Zoff come capitano della Juventus. Nell'83-84 la Juventus vinse l'ennesimo double italiano-europeo. A livello italiano vinse ovviamente la Serie A ed a livello europeo vinse la Coppa delle Coppe in finale a Basilea contro il Porto. L'avvicinamento alla stagione 84-85 vide come primo episodio il match di Supercoppa europea tra la vincitrice della Coppa delle Coppe, appunto la Juventus, contro la vincitrice della Coppa dei Campioni, il Liverpool, che vinse a Roma contro la Roma, la Coppa dei Campioni. La Juventus vinse la sua prima Supercoppa europea, che all'epoca non aveva il classico trofeo attuale, bensì una targa, con doppietta di Zbigniew Boniek. La stagione 84-85 vide, a livello stagionale, una Juventus che ebbe molte difficoltà in campionato, arrivando alla fine sesta, a pochi punti dal secondo posto, ma comunque al sesto posto, mentre invece a livello europeo ci fu la cavalcata verso la finale che si doveva giocare allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, nel quartiere Heysel. Sulla carta, appunto, il match che doveva disputarsi il 29 maggio 1985 doveva anteporre una rivincita tra le due compagini che si giocarono, appunto, la Supercoppa europea del 1984, il Liverpool, campione d'Inghilterra ed Europa in carica, contro la Juventus, campione d'Italia in carica e campione, appunto, sia della Coppa delle Coppe che della Supercoppa europea. Purtroppo gli eventi e la tragedia dell'Heysel funestarono quella giornata e la storia del calcio intera. La tragedia dello stadio di Heysel purtroppo fu uno spartiacque della storia del calcio, assieme a quella di Hillsborough che accadde 4 anni successivamente, nel 1989, che colpì in due modi diversi il Liverpool. Uno stadio fatiscente, un servizio d'ordine pubblico praticamente ai minimi storici, unito ad una pessima disposizione dei tifosi, fecero sì che gli hooligans sfondarono il settore neutrale che conteneva tifosi di ogni appartenenza calcistica e portò i tifosi ad accumularsi in una parte del settore. Quel settore crollò, ci furono persone che furono calpestate l'un l'altra e alla fine vi furono 39 morti, di cui 32 di nazionalità italiana. Inutili e vaghi furono i proclami da parte delle forze dell'ordine, nonché dello stesso Gaetano Scirea e di Phil Neal, i capitani appunto di Juventus e Liverpool, di interrompere quanto stava accadendo. La tragedia purtroppo si era già consumata e nonostante l'appello di appunto far continuare il match stesso, onde appunto far sì che la polizia organizzasse meglio la protezione dello stadio, di fatto fu un autogol mediatico clamoroso. La Juventus vinse la sua prima Coppa dei Campioni, una Coppa dei Campioni purtroppo non celebrata per ovvie ragioni, e che ancora oggi porta moltissimi strascichi a livello mediatico e storico. Le successive 3 stagioni, di fatto, furono le ultime per Gaetano Scirea nel calcio professionistico. Nella prima, di fatto, ci furono gli ultimi trofei, come la Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniors vinta dalla Juventus e la Serie A dell'85-86. Nell'86 ci fu anche l'ultimo mondiale e le ultime presenze disputate con la maglia azzurra, di cui era capitano. Lentamente poi si avviò al suo ritiro, avvenuto alla fine della stagione 87-88. Ecco uno dei festeggiati di quest'oggi, Scirea, ma davvero dai l'addio al calcio. Ormai è tutto finito, è una cosa molto bella questa manifestazione, il pubblico c'è, si sta divertendo, per cui ecco. Gaetano Scirea nella stagione 87-88 decise di ritirarsi, nonostante avesse sul tavolo diverse opzioni: entrare
a far parte della dirigenza bianconera, diventare allenatore oppure appunto continuare da calciatore con un ruolo marginale. Ormai nell'88 aveva 35 anni, quindi era prossimo in ogni caso al ritiro. Nonostante Scirea avesse preso di fatto il patentino per fare l'allenatore in quel di Coverciano, Gaetano Scirea decise di fare il secondo del suo amico e compagno di un'intera vita, Dino Zoff, che era stato appunto selezionato come prossimo allenatore della Juventus per la stagione 89-90. Tra i vari compiti di un vice allenatore vi è quello appunto di fare scouting degli avversari e, vista l'epoca, anche di andare in trasferta a vedere appunto le partite degli avversari. Giampiero Boniperti incaricò quindi Gaetano Scirea di andare a fare lo scouting del prossimo avversario della Juventus nel debutto stagionale nella Coppa UEFA 89-90, i polacchi del Górnik Zabrze. Questo scouting avvenne in due occasioni distinte. La prima nel primo weekend del 25-26 agosto 1989 vide appunto Scirea non solo andare a vedere la partita del Górnik Zabrze contro il Zawisza Bydgoszcz, ma anche visitare le città di Wadowice, Cracovia, nonché il campo di concentramento di Auschwitz, Auschwiencem. Gaetano Scirea fu mandato appunto una seconda volta in Polonia a fare scouting sempre allo stesso Górnik Zabrze, questa volta a Łódź, dove appunto la compagine di Zabrze avrebbe giocato contro i locali del WKS. Dopo aver assistito all'ennesima vittoria del Górnik Zabrze e pronto appunto a rientrare in Italia con un corposo set di scout prossimo ad essere riferito appunto alla squadra Dino Zoff in vista della partita del 12 settembre 1989 di Coppa UEFA, ci fu appunto l'irreparabile. La mattina del 3 settembre 1989, appunto, il team incaricato di ospitare Scirea e che appunto doveva riportarlo in aeroporto a Varsavia, all'aeroporto di Okęcie, di fatto ebbe un incidente sull'autostrada S8 che appunto collega Łódź a Varsavia. La fatalità dell'incidente non fu dovuta allo scontro che ci fu tra la Fiat 125P messa a disposizione appunto al team che supportava Scirea in Polonia, con il pulmino Żuk che veniva dall'altra parte, bensì al tamponamento che seguì dopo questo scontro. Il tamponamento che seguì questo scontro fece ribaltare le taniche di benzina extra che appunto erano presenti nella Fiat 125P. Ai tempi, ricordiamo, nel comunismo non c'erano possibilità, per lo più per le grosse persone, di fare viaggi così lunghi e soprattutto di trovare stazioni di servizio dove letteralmente rifornissi di benzina alla prima occasione possibile. Era per questo che moltissime auto per i viaggi di lunga tratta o di media tratta avevano per sicurezza sempre delle taniche extra. L'incidente di fatto sbalzò fuori dall'auto l'incaricato del Górnik Zabrze, Andrzej Stepski, che tra l'altro è l'unico sopravvissuto di questa purtroppo tragedia, e purtroppo scatenò l'incendio che uccise non solo Gaetano Scirea, ma anche la traduttrice Barbara Januszkiewicz e il pilota Henryk Pająk. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione effettuato presso il più vicino ospedale rispetto all'incidente, ovvero quello di Rawa Mazowiecka, purtroppo Gaetano, Henryk e Barbara morirono. Secondo l'autopsia effettuata sui corpi delle tre vittime, purtroppo il rogo fu fatale, mentre lo schianto, di fatto, non causò particolari ferite. Dopo una rapida conferma della Farnesina, il Ministero degli Esteri italiano, che confermò la morte di un italiano in Polonia, e quell'italiano appunto era Gaetano Scirea, la notizia giunse in Italia in serata. La notizia della scomparsa di Gaetano Scirea arriverà purtroppo nella tarda serata di domenica 3 settembre 1989 e sarà annunciata da Sandro Ciotti alla Domenica Sportiva. Scusate, dobbiamo interrompere la selezione delle partite di Serie A che verrà comunque ripresa tra poco per una ragione veramente tremenda. È morto Gaetano Scirea in un incidente stradale avvenuto in Polonia dove si era recato per seguire la squadra che sarà prossima avversaria della sua Juventus nella Coppa. La notizia della tragica scomparsa di Gaetano Scirea purtroppo causò shock enormi in Italia, a partire da Marco Tardelli, che era ospite quella sera della Domenica Sportiva, continuando con la Juventus, che quella sera stava rientrando dopo una vittoria in quel di Verona, e ovviamente finendo con la famiglia Scirea, la moglie Mariella e il figlio Riccardo, che erano completamente all'oscuro di questa notizia.
L'8 settembre 1989, a Torino, nella chiesa della Crocetta, si celebrarono i funerali di Gaetano Scirea. In un clima di grande cordoglio, assieme ai propri cari, ai compagni di una vita e a tutti gli alti vertici del calcio italiano, oltre 20.000 persone si asseparano pur di assistere alla funzione religiosa. Al passaggio del feretro, l'enorme folla tributò un enorme applauso al campione ed all'uomo Gaetano Scirea. Gaetano Scirea è ancora oggi una delle più grandi leggende del calcio italiano ed internazionale, uno dei migliori libero della storia del calcio, nonché uno dei migliori giocatori di sempre della storia della Juventus. I suoi record parlano da sé: un campionato del mondo vinto, 7 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, di fatto uno dei pochissimi giocatori ad aver vinto tutte le competizioni di club UEFA, uno dei migliori liberi della storia del calcio e soprattutto un'icona del fair play. Al merito del fair play c'è inoltre da aggiungere un particolare dettaglio: in tutta la sua carriera Gaetano Scirea non fu mai espulso né subì un periodo di squalifica. Questi meriti sportivi hanno ovviamente definito anche le qualità umane di Gaetano Scirea, una persona molto mite, una persona molto intelligente e soprattutto una persona molto pacata. Il suo spirito di fair play e le sue qualità in campo, di fatto, erano solo equamente pareggiate da quelle qualità che lui aveva come uomo. Ad oggi la salma di Gaetano Scirea è sepolta nella tomba di famiglia nel cimitero di Morsasco, in provincia di Alessandria. In nome di Gaetano Scirea sono dedicati il premio nazionale carriera esemplare Gaetano Scirea, dedicato a tutti i calciatori i quali si siano contraddistinti in campo per lealtà e correttezza sportiva, nonché una serie di centri sportivi come quello dello stesso Morsasco in giro per l'Italia. Infine, per concludere, a luglio 2025 siamo stati in quel di Babsk, allo svincolo dell'autostrada S8, a lasciare vicino alla croce votiva, finanziata e anche grazie al contributo dei ragazzi di Juve Poland, un nostro contributo con una bandiera italiana e un ringraziamento alla persona ed al calciatore Gaetano Scirea. Abbiamo lasciato qui la bandiera italiana in onore di Gaetano Scirea per ricordare la sua tragica scomparsa qui a Babsk. E nulla, oltre alle varie testimonianze legate alla Juventus e alla sua croce votiva, e niente, confido che altri italiani possano fare un contributo come abbiamo fatto noi in quel di Babsk.